Ciao amici, bentornati su Stelle Turche Rivelate. Oggi vi porto una storia che pesa sul cuore come un cielo carico di pioggia, una di quelle cronache in cui il rumore di un oggetto che cade diventa il suono preciso di un capitolo che si chiude. Riguarda Ozan Akbaba e Sinem Unsal, una coppia che negli ultimi mesi aveva fatto sognare, discutere, sperare. Ma quello che è successo nelle ultime ore ha trasformato l'attesa di una tregua in una resa definitiva. Chi conosce bene il mondo delle serie e dei set turchi sa quanto Ozan e Sinem avessero intrappolato l'attenzione di tutti. Due carriere in piena corsa, due personalità magnetiche, due modi diversi di affrontare la luce dei riflettori ma uniti da una complicità che, almeno all'inizio, sembrava inattaccabile. Le prime foto, gli sguardi rubati, le battute condivise durante interviste e uscite serali. Tutto contribuiva a quel ritratto di passione che ha riempito per mesi le bacheche dei social e i titoli dei programmi di intrattenimento. Le voci si facevano più forti ogni giorno, e tra una conferma a mezza voce e un sorriso che diceva tutto, la loro storia è diventata pubblica. Il racconto comune era fatto di attenzione reca, di una gelosia trattenuta che li rendeva vulnerabili e affascinanti, di fraintendimenti che arrivavano come ondate e scivolavano via, lasciando dietro di sé l'illusione che tutto fosse sotto controllo. Poi è arrivato lo scandalo dei messaggi fuori posto, quelle schermate scomode, uscite dal nulla, insinuazioni di una confidenza con qualcuno del set, anche se non tutto era chiaro e non tutto era dimostrabile. I fan hanno stretto i denti e, nonostante il brusio, hanno continuato a credere che tra Ozan e Sinem ci fosse ancora spazio per ricucire. La sera che ha cambiato tutto non era nata per ferire. Era stata pensata come un momento di tregua, una cena privata con amici fidati, uno di quei tavoli in cui si cerca di dire le cose difficili con calma, lontano dai microfoni e dai telefoni puntati addosso. L'idea, raccontano, era di guardarsi senza intermediari e capire se l'amore fosse ancora abbastanza grande da rimettere a posto i pezzi. E invece la notte ha preso una piega diversa. Le voci basse, i bicchieri mai davvero vuoti, il profumo di cera e legno lucido di un ristorante che ha visto passare molte storie. Un testimone racconta di una conversazione che si è fatta via via più densa, finché Ozan ha ammesso, con quella sincerità che arriva tardi e non salva, di aver lasciato crescere una confidenza sbagliata con una persona incontrata sul set. Non un tradimento dichiarato, non una confessione gridata, ma quel tipo di vicinanza che si insinua nelle crepe e allarga il dubbio fino a farlo diventare la sola voce che si sente. Sinem, dicono, ha ascoltato in silenzio. Lì, tra piatti freddi e sedie improvvisamente scomode, si è alzata piano, come se ogni gesto avesse un peso. Non ha cercato parole perché sapeva che non ce n'erano più. Ha sfilato l'anello, l'ha guardato un istante, poi l'ha lasciato cadere sul tavolo con un suono netto, il tipo di suono che non si confonde con nient'altro. Non si è voltata. Ha fatto pochi passi verso l'uscita e nessuno ha allungato la mano per fermarla. Forse per rispetto, forse per paura di romperla ancora di più. Il tintinnio dell'oro sul legno ha segnato il punto esatto in cui la loro storia ha smesso di avere futuro. Le ore successive sono state piene di sussurri. Il locale ha svuotato in fretta i bicchieri e le voci, e ognuno ha lasciato che la notte portasse via quello che poteva. Poi, a distanza di qualche ora, è stata Sinem a riempire il silenzio con un messaggio pubblicato su Instagram. Niente eccessi, nessun colpo basso, solo parole tagliate come vetro. Ha scritto che a volte l'amore non svanisce, smette soltanto di bastare, che non si può costruire su un dubbio perché il dubbio, lento e paziente, toglie vita a tutto, che rimanere dove ti mentono è un modo di negarsi e lei non voleva più negarsi. L'anello, ha aggiunto, non definisce l'amore. Lo definiscono la verità e la fiducia. Quel post è diventato un fiume in piena. In poche ore milioni di cuori, migliaia di parole di sostegno, storie ricondivise, commenti attenti e affettuosi. È come se molte donne, leggendola, avessero trovato il coraggio di leggere anche se stesse. E gli uomini, non pochi, hanno cercato tra le sue frasi la misura esatta di come si chiede perdono quando ormai è tardi. L'eco di quelle righe ha superato i confini della cronaca e si è infilata sotto la pelle di chiunque avesse amato almeno una volta. E Ozan? Lui si è fatto raro. Niente interviste, niente presenze programmate, niente apparizioni improvvisate. Le agende si sono svuotate come se avessero perso il filo.
Gli amici più vicini parlano di giornate trascorse in casa con il telefono in modalità aerea, di camminate notturne in stanze troppo grandi, di silenzi che rimbombano. Qualcuno, che gli vuole bene, ha confidato che Ozan non ha provato a fermarla perché ha capito che non ne aveva il diritto, che qualunque parola avrebbe peggiorato la ferita. Che restava solo il rispetto, e il rispetto a volte è farsi da parte e guardare chi ami scegliere la sua strada. Sono passati alcuni giorni e poi sul profilo di Ozan è comparsa un'immagine in bianco e nero. Solo l'anello, posato su un ripiano, la luce di lato, un'ombra netta. La didascalia era una frase corta, come un pugno. Certi errori non si dimenticano, si pagano con la solitudine. Nessun tag, nessun nome, nessuna spiegazione. Ma non serviva altro. Chi doveva capire ha capito. Di quell'anello si è parlato tanto. Non era un gioiello qualsiasi. Ozan lo aveva regalato a Sinem durante una pausa di lavorazione, una di quelle sere in cui il set svuota la testa e riempie il cuore. Dentro c'era incisa una promessa, le iniziali dei loro nomi e una parola semplice e definitiva, per sempre, scritta in turco, come a domare il tempo con una lingua che a casa. Lì dentro c'era l'idea di un futuro calmo, con le mani allacciate nelle tempeste. Vederlo scivolare via dal dito era già un simbolo. Sentirlo battere sul tavolo è stato un epilogo in piena regola. Dopo la rottura, Sinem ha scelto il silenzio vero. Non quello studiato, non la pausa per farsi desiderare. Ha chiuso la porta della vita pubblica e l'ha tenuta chiusa. Ha passato ore con la famiglia, si è affidata a chi la conosce da prima del clamore, ha cucito le giornate una all'altra con piccoli gesti. Un tè caldo, una telefonata breve, un libro lasciato aperto accanto al divano. Il suo team ha confermato che per il momento non ci saranno eventi promozionali, né passerelle, né interviste. C'è una sola priorità, il tempo di guarire. Un rappresentante, con parole misurate, ha aggiunto che certe ferite non hanno bisogno di palcoscenici ma di spazi, che Sinem tornerà quando sentirà stabile la terra sotto i piedi, e che adesso l'unica cosa giusta è rispettare il suo ritmo. Chi ha visto i suoi occhi negli ultimi giorni parla di stanchezza e lucidità insieme, come quando si capisce che non si può più rimandare ciò che il cuore ha già deciso. Questa non è soltanto la fine di una storia d'amore molto seguita, è anche la chiusura di un capitolo della televisione turca, perché l'intreccio tra lavoro, immagine e sentimento ha reso Ozan e Sinem un riferimento di epoca. Due persone che hanno diviso successo, pressioni, attese, e che pure non sono riuscite a schivare quella cosa invisibile che si chiama sfiducia. Il gesto di Sinem, lasciare andare l'anello, è diventato in un attimo il manifesto di chi decide di allontanarsi da ciò che non la onora. E il paradosso è che, nel lasciare cadere quel cerchio di metallo, non ha soltanto chiuso una promessa, ne ha inaugurata un'altra, quella verso se stessa. L'oggetto che li aveva uniti è diventato il segno concreto di una nuova vita, capace di crescere proprio nel punto in cui ha fatto più male. È il destino degli inizi veri, presentarsi travestiti da finali. C'è un'ultima immagine che i testimoni non smettono di raccontare. All'alba del giorno dopo, quando la città non è ancora del tutto sveglia, Sinem è uscita di casa con un cappotto lungo, occhiali scuri, un trolley piccolo. Nessun clamore, passi calmi ma decisi. È salita in auto direzione aeroporto come chi ha pesato ogni addio e ha scelto la leggerezza del dopo. Dicono che fosse composta, e allo stesso tempo esausta. Lo sguardo di chi ha dato tutto e adesso si prende il diritto di proteggersi. Nel frattempo, Ozan rimane lontano dai riflettori. Si parla di sceneggiature lette e poi chiuse, di chiamate di lavoro a cui ha chiesto di rispondere più avanti, di una disciplina quotidiana fatta di allenamenti brevi e pasti saltati. Maschere con cui si prova, invano, a regolare il battito. Chi gli è vicino spera che il silenzio diventi opportunità, che la solitudine non divori ma illumini, che il dolore si trasformi in onestà, una volta per tutte. I social, quel mare agitato, hanno dato il meglio e il peggio. Tra parole di conforto, analisi improvvisate e giudizi gratuiti, c'è stata anche molta comprensione. La sensazione è che la storia di Ozan e Sinem abbia toccato una verità collettiva. La fiducia è un ponte che si attraversa in due, e basta un passo falso per spezzarlo. E non importa quante foto perfette lo avessero raccontato, o quante interviste lo avessero difeso, un ponte non sta in piedi se chi lo percorre non ascolta lo scricchiolio. Rivedendo il film di questi mesi, ci sono quadri che adesso acquistano un altro significato. Quei sorrisi tesi,
quella mano che cercava l'altra e la trovava un attimo dopo, quell'ironia gentile diventata, a tratti, difesa. Tutto indica che la paura era già lì, parcheggiata ai margini della loro storia, e aspettava soltanto un pretesto per farsi strada. Quando i messaggi sono saltati fuori, la paura ha smesso di essere un'ombra ed è diventata protagonista. Ci si chiede spesso se l'amore sia davvero sufficiente. Forse, come ha scritto Sinem, a volte non basta. Servono trasparenza, tempi giusti, gesti che non chiedano il permesso, ma che non feriscano il patto. Servono scelte piccole e quotidiane. E quando queste vengono meno, si aprono spiagge che non sono rifugi ma trappole. A quel punto l'orgoglio si confonde con la dignità, e scegliere di andare via diventa il modo più limpido per stare dalla parte della propria verità. Ozan, con quel breve messaggio sotto la foto in bianco e nero, ha confermato senza attenuanti il prezzo dei passi sbagliati. Non ha cercato scuse, non ha sollecitato indulgenza. Ha soltanto nominato la solitudine. È una parola dura, che taglia. Ma è anche una parola che, se rispettata, può farsi maestra. Nessuno può dire se basterà a ricostruire qualcosa domani. Oggi, però, ha indicato una consapevolezza che mancava. Quanto a Sinem, la sua uscita di scena temporanea parla più di qualunque intervista. Allontanarsi non è fuga, è disciplina emotiva. Le cronache dicono che abbia spento le notifiche, che risponda solo ai messaggi essenziali, che tenga il telefono lontano quando legge. Piccoli dettagli che, per chi vive tra fan e telecamere, sono rivoluzioni. Ha imparato in fretta a trasformare la discontinuità in cura. In tutto questo, una domanda resta sospesa. Esiste una seconda possibilità? È presto per dirlo. Quello che è certo è che questa frattura ha radici reali e non di superficie. Se mai dovessero ritrovarsi, dovranno rinominare ogni cosa, sedersi dall'altra parte del tavolo, riconoscere gli errori senza minimizzarli, scegliere la verità quando servirà coraggio. Fino ad allora, l'unica risposta sensata è il tempo. Per chi ha amato vederli insieme, questo è un commiato che brucia. Ma anche una lezione nascosta. Le storie più applaude non sono quelle che non cadono mai, sono quelle che sanno riconoscere quando è il momento di fermarsi. Sinem l'ha fatto davanti a un tavolo, con un anello che batte il legno e una porta che si chiude senza sbattere. Ozan l'ha fatto con un'immagine che non lascia scampo e una frase che non fa sconti. È una tristezza elegante, la loro, quasi pudica. E mentre la città riprende il suo ritmo, con i set che ricominciano, i contratti che si firmano, le luci che si accendono, resta questo silenzio pieno che racconta più di 1000 interviste. Ci sono romanticismi che sopravvivono e altri che devono farsi da parte perché le persone possano crescere. A volte, per amare davvero, bisogna sapersi lasciare andare. Noi continueremo a seguire con rispetto ogni passo, ogni segnale, ogni parola che meriterà di essere condivisa. Per ora, il racconto finisce qui, in equilibrio tra ciò che è stato e ciò che forse sarà, con un anello che ha cambiato padrone e significato, e con due vite che, per la prima volta dopo tanto tempo, camminano su strade diverse. Grazie per averci ascoltato fino alla fine. Siete su Stelle Turche Rivelate. Ci ritroviamo presto, quando le notizie avranno il peso giusto per essere raccontate. Prendetevi cura del cuore, perché certe storie ce lo ricordano meglio di qualunque discorso.